Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda l'allenatore Italiano e Allegri e l'8-2 con Italiano leggermente favorito. A quanto andremo a leggere le ultime notizie, passiamo per il rinnovo di Spinazzola che c'è stato ieri e Lukaku che parla dal Belgio. Non ho nulla contro il Napoli, però caro Big Rom, uscirsene così è troppo semplice. Facciamo il punto della situazione insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e un bel like a questo video. Diamo una mano all'algoritmo e fa assolutamente piacere al sottoscritto. Partiamo da Italiano e poi andiamo a leggere anche la notizia e le ultime che ci arrivano. Però volevo condividere con voi questa situazione sulla fase difensiva perché è una cosa assolutamente da rivedere. I numeri parlano chiaro e andremo anche a vedere ovviamente i gol presi quest'anno e anche l'anno scorso, però questa fase difensiva diciamo è figlia dell'aggressività e la riconquista su palla persa. Perché? Perché l'idea di calcio di Italiano ovviamente presenta questa regressione con un pressing alto e intenso finalizzato a isolare il portatore di palla avversario. Ci arriviamo e ci spostiamo dalla lavagna. Se prendiamo per esempio un calcio con una difesa alta, quello di Sarri, può essere anche quello che ne so del City, quello di Xavi che ha qualche similitudine con la situazione di Italiano, ad esempio Xavi, però Sarri non va ad isolare il portatore di palla avversario, ma lascia diciamo il pallone all'avversario andando poi a posizionare i suoi calciatori in linee di passaggio che poi diventano diciamo chiuse e devi comunque per forza aprire sulle fasce e quindi metti più in difficoltà l'avversario in fase di impostazione facendolo sbagliare e riconquistando magari così palla. Invece la regressione di Italiano prevede l'isolare chi ha conquistato il pallone ovviamente per quanto riguarda gli avversari, però questa condizione porta comunque a lasciare campo aperto e uno contro uno che diventano poi abbastanza complicati da gestire. Perché? Allora, Italiano va a isolare, ad esempio, il portatore di palla avversario. Mettiamo che la palla l'avversario ce l'ha qui o qui. Si crea un trittico, a volte anche quattro, di calciatori del Bologna, in questo caso saranno del Napoli, magari se film lo sediamo sulla panchina, per cercare di non far passare il pallone diciamo dal portatore di palla diciamo al compagno, in questo caso l'avversario. Però questa situazione presenta che tu porti tre calciatori qui o qui, se diciamo vai a regredire qui lasci tutta questa zona di campo con 1, 2 e barra 3 uno contro uno possibili e l'avversario comunque diciamo che se riesce a far passare il pallone si rende pericoloso e può andare in porta. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte, se tu vai a riaggredire qui, se riesci a far passare il pallone qui, l'avversario comunque c'è campo aperto e devi avere calciatori sulla linea di centrocampo che sono molto rapidi, veloci e che nell'uno contro uno sanno il fatto loro. Ecco perché diciamo che non dobbiamo nemmeno dire no, secondo me Italiano dal punto di vista difensivo non sa difendere. È da rivedere questa situazione e sono assolutamente d'accordo, sono scettico e l'ho sempre detto sul canale che sono scettico per quanto riguarda la scelta del Napoli dal punto di vista della fase difensiva che presenta questo allenatore, però rivedendo poi gli uomini che tu vai a mettere qui nell'eventuale situazione che l'avversario riesce a far passare il pallone sulla tua reaggressione, se ci vai a mettere calciatori adatti dal punto di vista delle caratteristiche, anticipo, velocità, rapidità nel tornare all'indietro e recuperare il pallone nell'uno contro uno, allora non è che hai risolto, ma prendi sicuramente meno gol. Questa è la prima situazione che secondo me bisogna rivedere. Poi salvate questo video e a inizio campionato, nel caso Italiano firma col Napoli, potremo avere la prova del 9, augurandomi che poi questa situazione diciamo sarà stata rivista nei due ritiri. Per quanto riguarda i numeri non sono dalla parte dell'allenatore, anche perché 46 gol subiti quest'anno e 47 gol subiti l'anno scorso, con 49 gol fatti col Bologna nella stagione che si è appena conclusa. Sono numeri che comunque dal punto di vista difensivo parlano quasi da solo, però c'è questa situazione che abbiamo appena esaminato da tenere in considerazione, perché non sono tutti così
i gol presi, ma è una condizione che però la fa quasi da padrone per quanto riguarda il dare spazio campo all'avversario e tenerti sempre quest'uno contro uno aperto anche se sei in vantaggio 2-0. Quando tu sei sopra di 2 reti, devi comunque cercare di gestire la situazione, invece è una sola la lettura e comunque ed è sempre la stessa, e diciamo che molte volte ci hai rimesso partite dove tu eri 2-0 sopra e le hai perse 3-2, hai pareggiato le partite 2-2, con il Napoli stesso sei avanti, pareggia il Napoli, poi la vinci sul finale, però partite così vanno portate comunque a casa dal punto di vista dei punti e del risultato. Poi diciamo la decisione starà ad Aurelio De Laurentiis, visto che poi l'antagonista non è che diciamo sia il mio preferito per quanto riguarda la panchina del Napoli, ovvero Allegri. Stiamo lontani assolutamente da Allegri e speriamo di accogliere Vincenzo Italiano, se la lotta è a 2, sulla panchina del Napoli. Tanto è vero che le ultime sono queste, si profila sempre più un duello tra Allegri e Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. De Laurentiis potrebbe decidere a breve chi sarà il nuovo allenatore azzurro. Nel corso di Sky Sport 24 Massimo Golini ha riferito gli ultimi aggiornamenti. Ieri c'è stato un vertice a Napoli, il vertice di ieri ovviamente l'abbiamo già letto, ma Italiano dovrebbe essere a Roma in questo momento con gli agenti e magari si sta già parlando e contrattando con il presidente. De Laurentiis, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, la scelta comunque ricade tra questi due, non è escluso che a breve possa esserci questo incontro perché Italiano è a Roma, è in città con gli agenti. Insomma, Aurelio De Laurentiis che si voglia prendere di persona a contatto ovviamente con i rappresentanti dei due allenatori per cercare di individuare, di capire secondo il punto di vista chi fa il caso del Napoli in questo momento storico. Abbiamo raccontato i pro e i contro di Italiano, innanzitutto dal segnale di discontinuità, la fase difensiva che abbiamo appena visto anche alla lavagna. Dall'altra parte però c'è Allegri che possiamo anche dire, senza andare avanti a leggere la notizia perché comunque sono diciamo situazioni che per riempire ecco la pagina, Allegri presenta non una discontinuità, per me presenta un calcio che comunque non riuscirà a prevalere in questo momento storico, perché ti puoi aggiornare quanto vuoi, ma se la tua idea è sempre la stessa, con un blocco basso e con il calcio che lo fanno i calciatori dal punto di vista tecnico, non è una cosa difficile, è molto semplice, lo spettacolo lo fanno al circo e quant'altro, sicuramente per quanto mi riguarda non può far bene, ma né con il Napoli e né con un'altra rosa. L'abbiamo visto con il Milan, ragazzi, la stagione del Milan per me è un disastro. È un disastro perché avevi tranquillamente la rosa per fare un campionato molto più decente di come l'hai fatto, al di là che poi diciamo nell'ultima giornata ci hai rimesso tutto, sei andato in Europa League e quant'altro, ma tu non dovevi arrivarci a quella situazione di giocarti tutto all'ultima giornata avendo una partita a settimana e una rosa comunque diciamo non delle più scarse per stare tra le 4. Detto questo, speriamo che sappiamo a breve cosa diciamo bolle in pentola e magari l'allenatore del Napoli 2026-2027 oggi o domani o al massimo diciamo nelle prossime 48 ore probabilmente arriverà anche la firma, perché sappiamo che poi De Laurentiis comunque deve andare negli Stati Uniti. Seguiremo la situazione e passiamo al rinnovo di Spinazzola che c'è stato ieri, 2 anni. Altri 2 anni con Spina, ha rinnovato con il Napoli, scelta ovviamente per la famiglia, scelta perché si trova bene a Napoli, scelta perché ovviamente cambiare in questo momento della carriera avresti tutte le incognite del caso. Invece a Napoli sei rinato anche dal punto di vista fisico. Altri 2 anni per me, avere qualche veterano nello spogliatoio con tanta esperienza anche dal punto di vista internazionale non può far altro che bene. Però poi cerchiamo di svecchiare dove dobbiamo, perché non possiamo sicuramente andare avanti diciamo a livello anagrafico come stiamo adesso. C'è la situazione Lukaku, così l'ho portata a fine video e mi auguro che qualcuno ci sia arrivato ovviamente alla fine di questo video. Le parole di Lukaku sono queste: intervistato
a RTBF sulle polemiche delle ultime settimane. Mi dà un po' fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose, hanno esagerato. Così le parole di Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, che ha parlato ai microfoni di RTBF sulle polemiche delle ultime settimane. Non sono venuto in Belgio in vacanza, volevo tornare il più rapidamente possibile alla mia versione migliore. Napoli, va tutto bene, si capisce perché ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto, mi resta un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli, non sono il tipo che chiede di partire. Infine, un passaggio sulle sue condizioni fisiche: mi sento più in forma, sto meglio rispetto a prima del Mondiale 2022, non avrei dovuto andare in Qatar in quell'epoca. Allora, carissimo Lukaku, mi resta un anno di contratto e non sono uno che chiede di partire. Io, per amor di Dio, non è che mi scaglio poi, diciamo, dal punto di vista della maleducazione contro il calciatore, però di maleducazione ce n'è stata nei confronti del Napoli, anche perché avevi un problema con il mister, avevi un problema con qualcuno, esponevi il problema, si cacciava fuori, si risolveva e non si arrivava comunque a torno in Belgio, vengo a Napoli una settimana lì, no, mi vado a fare là la riabilitazione, è il Napoli che ti paga e quindi diciamo che la mancanza di rispetto per quanto mi riguarda c'è stata e uscirsene, ho un anno di contratto e non sono uno che chiede di andare via, è troppo semplice. Sarà il Napoli a dover cercare la soluzione dal punto di vista contrattuale, anche perché l'ingaggio pesa, a meno che non ci si risiede e ovviamente si rivedono le cifre. E allora può darsi anche che rivedendo le cifre, magari spalmando l'ingaggio, l'anno prossimo il Napoli ci fa pure un pensiero, ma molto remoto, a tenerselo. Ma credo che comunque non sia nei piani del Napoli Lukaku per la stagione che diciamo che inizierà a fine agosto. Poi mai dire mai, come ho appena detto, può darsi pure che dal punto di vista economico trovi una sorta di via di mezzo, però si deve chiarire questa situazione e come diciamo mettersi nei confronti della società che ti paga, perché queste situazioni non vanno assolutamente tollerate nel rispetto del gruppo squadra, ma anche dei dipendenti del Napoli, partendo dal primo dei massaggiatori, arrivando fino a chi ti fa il caffè, Tommaso e compagnia. Cioè sono dipendenti di una società e non esiste girarsi in questo modo e fare i porci comodi come ti pare e piace, vado lì, la faccio lì la riabilitazione, non torno a Napoli. Abbiamo capito tutti quanti che c'è una situazione dal punto di vista medico, riabilitativo, infortuni e quant'altro che non va. Però è finita la stagione. Mettiamo tutto alla luce del sole e cerchiamo di trovare diciamo la soluzione per quanto riguarda la gestione di infortuni e riabilitazioni varie, anche perché diciamo che i numeri non sono sicuramente dalla parte, vanno a finire sicuramente dalla parte dei calciatori in questo caso e non dalla parte di chi allena, prepara e quant'altro, per quello che abbiamo visto anche nell'ultima giornata di campionato con con Lobotka e Alisson, che comunque sono usciti per infortunio muscolare e non ho ancora letto diciamo le ultime per quanto riguarda cosa hanno, gli eventuali tempi di recupero e quant'altro, ma lo faremo, resteremo come sempre aggiornati, fatemi sapere cosa ne pensate, sempre Forza Napoli, ciao!